Io ho sognato, tu hai sognato io che prima cosa? della finale di Cardiff ho sognato io che correvo nudo di notte da solo allo stadium. L'ho detto a delle persone che mi hanno detto allora vieni a vederla. Veramente. Per cui io l'ho vista nella pancia dello stadio e non abbiamo vinto perché sennò io avrei corso nudo. At Small Talk, benvenute e benvenuti. Attenzione perché qui dentro lo Juventus Creator Lab, lo Juventinometro, bruttissima parola, sì, bruttissima, è esploso. Pietro Sermonti, grazie per essere qui. Grazie a voi. È incredibile sentirti qua vicino perché io quando riesco ad avere addosso la stessa energia che io penso di avere nei confronti della Juventus, in questo caso ce l'hai, si sente che sei eccitato e anch'io sono eccitato come un bambino perché siamo attaccati ai campi. Il Creator Lab è bellissimo perché è proprio accanto a dove i ragazzi, i nostri ragazzi si allenano. Sì, ed è una cosa fortissima. Io adesso è vero, quello che descrivi è perfetto. Io ho ancora il tremorino solo di aver visto che mi hanno detto guarda che lì dietro ci sono i giocatori e per me è troppo. Poi questa cosa è un domino perché i campi di allenamento sono proprio accanto alla sede della Juve che è accanto allo stadio. Il calcio qui è l'erba c'è davvero e quindi essere effettivamente proprio di fianco a dove i calciatori si allenano, dove performano poi anche durante i weekend o durante l'infrasettimanale, perché anche noi torneremo grandi, è una cosa che mi fa impazzire e poi tra l'altro è bello, ma forse bisogna anche mantenere la giusta distanza ed è qui che voglio entrare nel tuo modo di essere tifoso, perché questi sono calciatori ma questi sono anche delle divinità. Siamo d'accordo. E noi dobbiamo rispettarle per questo. Ma guarda, più che rispettarle, perché poi ognuno ha il suo rapporto con le divinità, c'è chi gli dà del tu, c'è chi gli dà le pacche sulle spalle, chi ci vuole andare a giocare a carte. Io le divinità vorrei che rimanessero lì, che rimanessero tali, per cui a me di prendere un tramezzino con gatti non ce la faccio, capisci? Perché non voglio saperlo che Giove si mangia prosciutto e funghi, capito? Per cui io ho questo rapporto, per me le divinità stanno lì e sono divinità perché hanno la maglia della Juve, ma divinità non è legata al talento del giocatore, è proprio la maglia, cioè per me anche giocatori apparentemente secondari sono divinità dal momento che se la mettono. Io ero pazzo da ragazzino, c'era un giocatore che fece un gol col Pisa nell'83-84 che si chiamava Kötting, che credo giocò 2 partite e per me Kötting per qualche mese della mia vita è entrato nel Pantheon. È quella cosa lì, irrazionale. Siccome parliamo di divinità, ogni religione ha i suoi rituali e qui a Small Talk abbiamo un rituale, uno solo, che però apre e chiude le puntate, dove alla fine parleremo di te, perché io voglio veramente che... Ma anche di te un pochino, a me interessa. Ma la mia storia è poco interessante però alla fine, però la tua veramente, secondo me, in questo caso mi fa gasare ancora di più dell'essere qua dentro, perché ho questo friccicorio anch'io addosso. Lì c'è una foto, ti chiederò di metterla qua, sul tavolo, e soltanto alla fine poi la faremo vedere perché questo rettangolo bianco. Esatto, questo rettangolo bianco, non mostriamola. Questa è la foto che Pietro Sermonti ha portato qui per At Small Talk e soltanto alla fine ve la faremo vedere e poi insomma alla fine magari ci sarà anche da mandare un messaggio. Quindi intanto la mettiamo qua, come faceva Lucarelli. Intanto questa la mettiamo qua. Questa la mettiamo qua. Senti Pietro, tu ti chiami così per un motivo. Certo. Quindi partiamo da quello. Partiamo dalle basi. Dalle basi. Io mi chiamo Pietro perché mio babbo, che tifava Juve come me dal 1935, quando io sono nato il centravanti della Juve era Pietro Anastasi, detto Peciuzzu, per cui io mi chiamo Pietro per quello, perché mio padre era completamente pazzo. Mio padre si disegnava i gol e gli scudetti ma proprio con le matite dentro gli armadi. Poi mio padre è uno che veramente nella vita ha fatto altro, ma era uno che dipingeva. Io ho tutta la squadra di Subuteo della Juve con i calzettoni calati, Virdisi, Baffi, Bette Gabrizzolato, Tardelli col bottoncino, Fanna coi capelli biondi, per cui sono cresciuto con questo padre, diciamo, che mi ha fatto questo regalo enorme. Mi racconti un po' tuo papà? Raccontami un po' chi era, che cosa ha fatto, perché è una persona così importante dal punto di vista professionale, ma che rapporto avevi con lui? Ci sto scrivendo un libro di credo 700 pagine su questa roba qua, per cui farò un'estrema sintesi. Al di là di quello che mio babbo ha fatto, diciamo, nel suo lavoro, lo si conosce perché è stato il più grande divulgatore di Dante, per esempio, in Italia, ed è in realtà quello che ha inventato questo tipo di divulgazione, cioè le letture in pubblico. Ma al di là di quello, la cosa che mi sta a cuore è il mio babbo, cioè lui, è il rapporto che avevamo io e lui è l'uomo che in me ha acceso proprio la malattia per il gioco.
mi ha ammalato di Juve e mi ha ammalato del gioco del calcio. Era il mio più grande tifoso, veniva a vedere tutte le mie partite, è la persona che mi ha insegnato quel poco di italiano che parlo, che continua peraltro a vivere. Mio babbo non c'è più da 8 anni, per cui ho un legame fortissimo. Tra l'altro l'ho sognato la settimana scorsa che ci abbracciavamo, insomma ero insieme a lui il giorno dell'Eisel e ho visto con lui, e l'ultima partita che abbiamo visto allo stadio insieme era l'unica vera Champions che abbiamo vinto con l'Ajax all'Olimpico. Per a cui, casa a Roma, perché tu abiti a Roma. sì, come dico ai miei amici romanisti, ho vinto molto più io all'Olimpico di voi, ma questa è una cosa che gli fa soffrire. Che teniamo assolutamente. No, beh, sì, in Curva Sud ho vinto parecchie Coppe Italia, Supercoppe. C'è del legame, non soltanto con la città in quanto posto in cui vivi, ma anche con lo stadio. La cosa bellissima di questo, no? Perché alla fine siamo entrambi tifosi, è proprio del rapporto effettivamente di padre in figlio, della maniera in cui si tramanda irrazionalmente il tifo. Perché la tua io ho famiglia... letto una statistica che l'88% dei tifosi, forse è una statistica, sono tifosi della squadra del babbo. Io ho un amico e ho un'amica che hanno un figlio che vivono a Roma, e lo sono juventini, che hanno un figlio che barcolla e che vivono un'angoscia. Ma com'è essere juventini a Roma? Guarda, è la mia vita, per cui hai questa condizione di... sei un piccolo... sei da ragazzino emarginato, perché poi mi sono innamorato del calcio all'inizio degli anni 80, quando la Roma ha vinto lo scudetto 82-83, noi abbiamo perso la Coppa dei Campioni a Atene, l'anno dopo il mondiale, tutto, per cui io dopo il 25 maggio dell'83 sono arrivato il 26 maggio a scuola e c'era una piccola bara con la maglia della Juve. Il pensierino degli amici. Insomma, era la prima volta che ho avvertito cos'è il tifo contro. Peraltro l'anno dopo la Roma perde con Liverpool all'Olimpico e diciamo non era il dolore il sentimento prevalente. Hai restituito il favore? No, non sono così, no, non so, però... Non sei vendicativo? No, però c'ho un gruppetto di amici laziali, insomma, con cui non abbiamo passato una serata triste, ecco. Ve la siete... Eravamo caroselli giovani, per la eravamo città. Giovani. No, beh, c'era anche molto nervosismo in città. Sì, immagino. Molto. Quanti finali hai perso allo stadio? Allora, voglio dirti questo. Allora, io ho perso quella ad Amsterdam con Real, poi l'anno dopo quella col Borussia, stavo in America perché mia sorella si laureava e l'ho vista in un bar col mio babbo, sempre. Poi ho visto a Manchester e stavo dietro la curva dove hanno battuto il rigore quando Shevchenko spiazza Buffon. Io neanche ho visto la palla entrare, sono corso immediatamente all'aeroporto, ho aspettato lì e mi sono fatto il volo per Malpensa con tutti i tifosi del Milan, che il charter, una bellissima serata. Male. Poi ho perso quella a Berlino e non ho perso quella a Cardiff perché l'ho vista dentro lo stadium, perché avevo avuto una visione che io correvo nudo nello stadio di notte. Cioè, io ho sognato, tu hai sognato io che prima cosa? della finale di Cardiff ho sognato io che correvo nudo di notte da solo allo stadium. L'ho detto a delle persone che mi hanno detto allora vieni a vederla. Veramente. Per cui io l'ho vista nella pancia dello stadio e per fortuna non l'abbiamo vinto. E non l'abbiamo vinto perché sennò io avrei corso nudo. Ma eri dove eri? Nella pancia sotto. Nella pancia, cioè dove ci sono gli studi? Sì, dove c'erano gli studi, c'era dove c'era giornalisti. Sì, esattamente. Quindi tu hai visto la finale di Cardiff nella ho voluto proprio non andare allo stadio. E però la visione purtroppo non si è avverata. Mi manca un po'. Io però voglio sapere cioè, però succede ai tifosi, cioè per esempio quando Thuram figlio fa quel gol incredibile con l'Empoli, io ho detto ragazzi, se questo fa un gol del genere non puoi essere eliminato, impossibile. E invece capito? E va così. Però io avevo fatto poi il sogno, io correvo nudo per il campo e mi hanno detto guarda secondo me cioè mi sembrava un'immagine bella, forte, per cui hanno detto devi vederla qua. È la prima volta che non sono andato allo stadio. Sai che però sto pensando al fatto che se avessimo vinto, cosa che io avrei sperato, ti avremmo visto correre nudo per il campo. Sì, forse è l'ultima cosa che facevo, però era previsto. Allora, consiglio ai ragazzi del Creator Lab in questo momento, siamo vicini al campo sportivo. Il campo sportivo, ho detto anche l'Allianz Stadium della Continassa, qui di Torino. C'è lì. Pietro Sermonti. La visione è sempre quella, ragazzi. Sì, la finale di Champions non è così vicina. Non è così vicina, ma intanto portiamoci avanti. Esatto, io intanto dimagrisco. Perché questa cosa che abbiamo detto, e anche la maniera in cui si ride di quella roba lì, secondo me i tifosi di altre squadre non la capiscono. Il rapporto dello Juventino con la sconfitta è definente perché è tragico. Il senso della sconfitta per chi tifa Juventus è tragico, perché sono sconfitte giganti. No, ma sai cos'è? Che la Juve si pensa che abbia vinto tanto ed ha vinto tanto, ma
il problema è che la Juve quando arriva seconda ha perso, e quante volte siamo arrivati secondi, ma soprattutto abbiamo perso 5 finali di Champions Di fila. 7 in tutto, no? 7, Ecco. sì, 73, 83, 7. Loro ti dicono sì, ma voi avete, che ne sapete voi? Cioè è meglio vincere uno scudetto ogni tanto? Sì, ma noi abbiamo, come dire, abbiamo delle ferite. C'è un mio amico che ha scritto un libro che si chiama Sanguina ancora, le mie sanguinano tutte ancora. Quella a Berlino è stata un incubo, anche perché avevamo una squadra fortissima, fortissima, e il rigore dato a Madrid sul 3-0. Ci sono cose che fanno male. Sì, fanno malissimo. Fanno ancora molto male. Sì. Io forse quella che non ho ancora metabolizzato è quella col Borussia Dortmund. Quella lì è per me, cioè quella squadra è impossibile che perda. Invece quella col VAR la vincevamo. Noi col VAR ne avremmo vinto un po'. Beh, quella con anche con Real Madrid era fuori insomma, gioco. Sì. No, ma quella col Dortmund c'era un rigore su Vieri incredibile. Comunque non parliamo di non anche, entriamo anche a Berlino, esatto, ma chi se ne frega. Non entriamo nel tema diciamo arbitrale. No. Invece stiamo lì perché io vorrei tirare fuori adesso un arbitro. Un fischietto. No, non un fischietto, ma visto che le abbiamo citate, tiriamole fuori adesso. Sono due riviste molto a proposito importanti. di religione, questa è la Bibbia nostra. Allora, Guerin Sportivo, signore e signori, questo è un Guerin Sportivo sulla cui copertina c'è Michel Platini, il francese, col suo fisico da zia. Michel, ti vogliamo bene. E raccontaci un po', perché partiamo da qui. Io direi di entrare in questo argomento, visto che l'abbiamo citato, perché è legato ad un avvenimento sportivo, cioè quella famosa Coppa dei Campioni, quella famosa finale, ma questo non può essere derubricato a semplice serataccia di sport. No, vabbè, a questo punto approfitto perché in questi giorni sta uscendo un podcast su quella infame notte, il 29 maggio dell'85, e facendolo mi sono innanzitutto ho rimesso mano e ho iniziato a rimestare in un dolore, perché io avevo 13 anni. E per me quella è stata la fine dell'età dell'innocenza, cioè l'irruzione della morte in quella che era la serata che aspettavamo tutti, perché 2 anni prima avevamo perso Atene, avevamo battuto il Liverpool in Supercoppa 2-0, insomma quella era una Juve mostruosa, era una festa. Tra l'altro la seconda moglie del mio babbo aveva suo figlio allo stadio e non c'erano i telefoni, per cui non sapevamo che non era nel settore Z. Io il 29 maggio di ogni anno mi sveglio e lo so, perché da oggi per me non è mai stato più nulla come prima. Ecco, c'è da fare proprio una precisazione che quest'anno sono i 40 anni. Sono i 40 anni, e sì. sono anche i miei 40, perché sono nato nel 1985, quindi questa cosa te li porti bene, oh. Ti ringrazio, perché corro nudo nell'Allianz Stadium. Io ne ho 74. Io 74 parto benissimo. Te ne davo 76-77 in realtà. Mi ha stupito questi 2 o 3 anni in meno, mi hanno lo so, quando superi 70. Ma va che te li porti benissimo, ma guarda che sei informissima. Ma parliamo di cose serie. Esatto, allora parliamo di questo perché sono i 40 anni di quel momento lì, sono i 40 anni di una cosa che ha definito che cos'è la tragedia nello sport e l'essere juventini. Juventus Creator Lab racconterà appunto con un documentario intitolato Verso altrove un'opera che è stata costruita proprio qui vicino, dedicata proprio a quella tragedia, e poi c'è da raccontarla questa tragedia, cosa fosse quella serata, quello stadio tremendo, i poliziotti a cavallo, sì. Che cos'è il settore Z, chi erano le persone che ci sono andate, la quantità spaventosa di errori clamorosi, sviste, superficialità, cioè era veramente la cronaca di una tragedia annunciata, ed è una cosa proprio terribile. E in realtà a me una cosa che dispiace tanto è che quello che è successo all'Eisel, anzi Eisel, il 29 maggio dell'85 è molto rimasta una cosa juventina. Questa è una cosa che a me dispiace, perché ha a che fare con la narrazione in questo paese dello sport, in questo caso, perché comunque diciamo la materia prima, questa è successa perché c'era una partita di calcio. Io per esempio non sento la tragedia del Toro una cosa estranea a me. Superga. Cioè mio padre mi ha insegnato questo, mi ha raccontato per filo e per segno cosa è successo il 4 maggio del 49, chi erano, per cui mi auguro che in qualche modo dopo 40 anni cioè sono morte 39 persone in uno stadio. Ora lascio stare che cosa si è letto
negli stadi italiani negli anni successivi, ancora di recente, ma quelle, come dire, sono minoranze di persone malate, però che sia rimasta una cosa confinata nel mondo bianco-nero, a me è un dolore, perché riguarda tutti, riguarda appunto che cosa significa nel momento più potenzialmente bello della tua vita morire o perdere persone care, e quella cosa lì come fa a essere una cosa confinata a una squadra? E poi tra l'altro quello che definisce anche il nostro, diciamo, anche averlo percepito poi successivamente come juventini, è che quella tragedia, per come è stata gestita da un punto di vista proprio logistico, politico, poi ci ha costretti a dover subire quest'ombra che continua ad aleggiare sopra di noi, perché quella Coppa dei Campioni è effettivamente una coppa che si porta dietro i nomi di quelle 39 persone. Però la cosa che mi interessava di questo Guerin Sportivo è che questo era il pre, ok? Visto che hai parlato di giovinezza, Juventus Youth, giovinezza, e la fine anche un po' della tua giovinezza, lì era il pre, l'entusiasmo, il fatto di portare uno squadrone del genere. Prova a sfogliarlo, vediamo cosa c'è dentro il Guerin Sportivo. Amici miei, azzurro, Bruno Giordano, forte, attenzione. Forte. Oh, bravo. Personaggio. Stiamo guardando un po' Stiamo quello guardando che tutte delle foto dei gol del francese di quell'anno. ti ricordi quasi tutti, perché tu mi sembra abbastanza No, enciclopedico. io ancora adesso, se volete, ma non mi sembra il caso perché poi abbiamo fame, io adesso dell'83-84 posso dirti tutte le giornate, tutti i gol, i minuti, e te li faccio. Che è abbastanza clamoroso. Sì, che è anche inutile, se vogliamo. Che mi ricorda tipo quelli che il calcio quando riperformavano i gol. Forse era Maifredi, no? Sì, era il team di Maifredi. Sì. Clamoroso. No, ma sai cos'è? Perché noi io sono cresciuto che c'era la radio e i gol si vedevano per la prima volta al 90° minuto alle 6:10 e poi c'era la sintesi della partita, per cui noi ce le registravamo con la cassetta VHS, per cui io me le rivedevo 6.000 volte, per cui i gol li desideravi talmente tanto perché prima li avevi immaginati e poi li vedevi. Certo, il calcio era immaginazione, anche Capisci? perché non lo vedevi. No. Possiamo dire che questa è l'età dell'entusiasmo, della giovinezza in purezza, e poi c'è la realtà che irrompe, quindi la fine della giovinezza, che è questo, è il Guerin Sportivo successivo. Io ti chiederei di raccontarci questa foto, perché è una foto forse che è più significativa di altre. Ecco, la cerchiamo adesso assieme. Ecco questa. Questa è una foto che non è una foto uguale alle altre, la mostro in camera e poi magari ce la racconti. Questa adesso me l'avete fatta vedere oggi perché ne avevamo parlato. Questa è una foto incredibile, perché questa è la foto che io ho avuto davanti al mio letto, e mi ricordo questo signore con i baffi vestito di blu, che io ho avuto davanti al mio letto per almeno 7 anni, nella mia stanzetta. Poi c'era Bruce Springsteen vicino. Però io avevo esattamente questa foto qua, e io ci ho convissuto con questa cosa qui perché era talmente era talmente fondativo per la mia identità. Era successa una cosa talmente impronunciabile che evidentemente, perché rivedendola adesso è veramente è molto, mi commuove molto pensare che io abbia avuto per 8 anni come prima cosa che vedevo la mattina quando mi svegliavo c'era questo, che non è un'immagine, è un'immagine mostruosa e dolorosissima, per cui evidentemente ci ho messo un po', nel senso abbiamo traslocato e dunque lì io non me la sono portata. Forse non dietro. te la sentivi di toglierla, era come se toglierla dal muro no, ti, certo. Bravo, guarda, ti hai detto una facesse cosa molto sentire. No, non ci ho mai pensato. Cioè, è forte questa cosa qui, se ci pensi. Cioè, è proprio un passaggio, è un rituale non aspettato e non dovuto di passaggio. Ma tra l'altro questa cosa qua non la vedevo veramente da 30 anni, e mi ricordo che io conoscevo tutte le facce, perché poi naturalmente col tempo te le guardi tutte, e tutte le espressioni e tutti i momenti e tutto quello che io immaginavo stesse succedendo, a parte lui che era il protagonista che è al centro, che io mi ricordavo, ma se tu vai a vedere tutti i volti e quello che loro, la cosa fisica, perché poi sentendo e leggendo anche delle testimonianze di chi c'è stato e di che cosa è stata quell'urto e quello sbandamento, e il fatto che non si riuscisse a scendere giù perché c'erano 6 poliziotti belgi a cavallo.
A cavallo, questa cosa qui è grottesca, cacchio. Sì, di cui 2 erano andati a occuparsi di un furto di un Wüstel in un chiosco fuori. No, perché poi ovviamente la storia si presenta in forma di farsa ed eccoci qua. Però questo è molto giusto secondo me, che tu adesso in qualche maniera non faccia pace, ma che ti metta a raccontare quella storia. E quindi è bello che tu nel Ma io podcast infatti sia la voce narrante. sono proprio stato molto onorato e orgoglioso che che me l'abbiano chiesto, perché mi sembrava di poter dare quel granello di niente, che è semplicemente il fatto che a me quella cosa mi ha cambiato in modo come dire, definitivo la vita di tantissime famiglie, diversissime tra di loro, con vite che sono arrivate in quel posto per ragioni diversissime, per puro caso. Come si succede nelle tragedie, appunto. Senti, allora faccio un attimo il conto. Allora, a 74 anni, quindi nell'85 ne avevi 37. 37, ecco. Però a 37 anni era ancora buono per giocare a calcio. Sì. Parliamoci bene, Sì, perché sì. allora, No, là ero buono. Qui eri buono. Qui questi sono periodi in cui eri buono. Quando hai iniziato a giocare a calcio e perché? Che cosa ti è scattato dentro? Perché non lo sapete, ma lo sapete. Pietro Sermonti, ottimo centrocampista, grande centrocampista, possiamo dirlo? Nell'immaginazione sì, ma in realtà trequartista. Trequartista, Sì, certo. facevo Avanzato, gol, certo. Il francese, io mi ispiravo al francese. Certo, a Michel. Sì, era un po' più alto e più magro, ma perché? Ma io ho iniziato a giocare a calcio da sempre, nel senso che il mio babbo mi dice che a un anno, come tutti, cioè lui mi tirava il pallone, io glielo ritiravo e lui ha detto forse questo è capace. Dopodiché io sono cresciuto in un comprensorio dove c'era un campo di calcio, per cui eravamo 50 bambini che giocavano a pallone tutto il giorno, tutti i giorni, e giocavo a pallone perché cioè mi piaceva così tanto giocare a pallone perché ho avuto un'infanzia un po' complicata per cose successe a casa, ero molto silenzioso, molto solitario Introverso? e timido, tranne probabilmente con gli arbitri. No, gli arbitri dopo. Poi ho iniziato no, tranne quando io mi mettevo una maglia con altri 10, eravamo anche 7 all'inizio, ma 10, e quel senso di comunità, quel senso di quell'avere un obiettivo, quel senso di gioco, dell'essere compagni in campo, quella roba lì mi faceva sentire un po' meno fragile, e credo che siccome io quando ero bambino, ma in realtà è andato avanti anche abbastanza nell'adolescenza, ogni volta che facevo gol piangevo, ma anche quando giocavamo con palline di mollica sul tavolo, e siccome evidentemente avevo molto bisogno di piangere, facevo un sacco di gol, per cui io giocavo a pallone perché avevo bisogno di piangere. Però e questo è clamoroso, c'erano i genitori che davano la paghetta al figlio ogni qualvolta si segnasse un gol, tu invece piangevi. No, sì, forse pagavano i portieri per farmi fare gol. È psicoterapia al suo meglio, pazzesco. Vabbè, sai quanto ne ho parlato? Cioè, chiaramente era... E come l'hanno analizzata i tuoi psicoterapeuti? Beh, no, come dire, era la manifestazione piuttosto lampante del fatto che ci fossero delle cose che erano rimaste insolute. Beh, insomma, c'erano dei crampi, dei dolori, delle cose che erano rimaste indurite molto, e che invece lì dentro, col cuore che batte forte, con la temperatura del corpo che sale, con quella analogia per me totale, soprattutto quando hai 10, 11, 12 anni, tra il sesso e il gol, che oltre alle lacrime era fortissima. Cioè io avevo un allenatore, io ho avuto un allenatore in una squadra. Contami la tua trafila da calciatore. Io avevo un presidente geniale, meraviglioso. Ma questo a che età? Di una squadra che si chiama il Tor di Quinto, dove io ho giocato con Marco Materazzi, peraltro in promozione qualche anno dopo. Io a Tor di Quinto, nel settore giovanile a Roma ci sono la Roma, la Lazio e il Tor di Quinto c'era, e io giocavo a Tor di Quinto, e questo meraviglioso Massimo Testa, lui ci diceva che a seconda del ruolo che avevamo in campo, cioè della distanza che c'era dalla porta a noi, avevamo dell'astinenza da attività sessuali che a quell'età erano tendenzialmente onanistiche, cioè nel senso che a 11 anni, insomma, per cui diciamo, e lui diceva: allora, se tu sei un difensore, siccome a me mi interessa del mondo che tu la palla la faccia entrare ovunque, la butti ovunque tranne che nella tua porta, non devi essere così preciso, via. Concetti semplici fino al giovedì, venerdì, proprio se non resisti va bene, ma gli attaccanti che invece la palla la devono mettere là,
Mercoledì, non oltre. Sì, Mercoledì perché poi perdi quella voglia. Voi giocate di sabato o di domenica? Noi giocavamo domenica mattina. E quindi tosta, no, giovedì, un venerdì, sabato, inferno. un inferno. Come Sì, fai? anche perché a 12-13 anni diciamo che, come dire, si fa l'amore da soli con una certa È il disinvoltura. momento della scoperta, Capito che ti voglio del corpo, dire? Però lui beccava tutti dalle occhiaie, cioè c'era questa cosa meravigliosamente... Era lo sceriffo lui dell'onanismo. non ti faceva giocare. Non ti faceva Ah, giocare. sì, era tremendo. E questa lui aveva una grande predilezione per me. Educazione siberiana per Sì, questa era Claudio tosta. Quinto. Bellissimo, bellissimi anni, bellissime magliette, bellissimi campi di Pozzolana, dove sono cresciute generazioni di fenomeni, perché io sono convinto che l'Italia non vada più ai mondiali perché loro ormai crescono sui campi, su dei biliardi, è tutto troppo facile. Certo. Cioè quando tu cresci e giochi sui campi di croccanti di ghiaccio con dei sassi così, che se caschi ti fai veramente male, stai uno molto attento a non prendere botte, due a non cascare, per cui non fai simulazioni, e tre soprattutto, come dire, sviluppi una sensibilità al governo del pallone. Quando la palla salta così, noi giocavamo con dei palloni Mikasa che pesavano Però tu 9 kg. mi fai capire che tu sei un po' uno da no al calcio moderno. No. Perché te lo dico? Perché allora, Ti io spiego, no, calcio se posso maglie, spiegare, sì, posso spiegare. È vero che noi siamo molto legati al fatto che le vittorie che abbiamo avuto sono arrivate con un determinato percorso, con un determinato ruolo che il calcio aveva nella società e quindi con anche un'applicazione nei vari posti d'Italia. I campi di terra, i campi di sassi, il settore giovanile dove si allena la tecnica e un po' meno magari la parte atletica, calciatori che appunto avevano le gambone grosse così e le spalline grosse e invece in maniera inversamente proporzionale e via dicendo. Però è pur vero che, chiacchierandone con Calulu, che è venuto qui a Small Talk, cioè la Francia ha istituito una scuola, un'academy dove effettivamente ci sono campi sintetici, i sassi non ci sono, e ha prodotto dei grandissimi calciatori. Anche Spagna, la Masia, insomma. Cioè noi siamo veramente costretti ad essere sempre ancorati a quella cosa là del passato glorioso, o possiamo anche provare però a al di là del fatto svecchiarci? di fare il boomer che parla dei rimpianti di giocare per strada sul cemento che poi è bello. È bellissimo, è comunque bello. Però io ho la sensazione, e questo non vorrei citare un personaggio che ho fatto in una serie che si chiama Boris, però c'è una specificità molto italiana in questo. È molto italiano. E cioè è vero che naturalmente i campi sono diventati praticamente uniformi in tutta Europa, cioè dalla Francia alla Spagna alla Germania, le cose. Però in Italia secondo me c'è sempre stata e continua ad esserci, con diciamo l'imborghesimento dei manti erbosi e con le cose. C'è anche l'imborghesimento dei manti erbosi è stupendo, perdonami, ma è veramente clamoroso. Però ok, ci siamo capiti. Io credo che invece continui a perdurare, che è una cosa che io mi ricordo anche da ragazzino piccolo, una bisogno, voglia, incitamento, istigazione a vincere anche quando sei piccolino, anche quando io vado a vedere le partite dei figli di amici miei, e cioè a 8 anni, 9 anni, se quello si butta, 10 anni, si butta e prende un rigore così, e tu non è che allenatore gli dici Mauro, rialzati, se lo fai un'altra volta giochi tra un mese. Bravo. Per cui è questo che ci fa perdere quella quota di tempo e spazio per maturare gioia di giocare a pallone. Io faccio l'attore, in inglese si dice play, i calciatori nella vita play e i bambini di mestiere play. E quelli che suonano play, cioè in francese, in inglese, in tedesco è la stessa parola, il mestiere dei bambini, di chi suona e di chi fa il calciatore. Invece noi italiani recitiamo, giochiamo, suoniamo. Recitare porta in sé una truffa, secondo me, c'è qualcosa che non è vero, che è un po' nascosto. Per cui c'è questa cosa qui che io vedo anche delle bestie che giocano anche a 12-13 anni, enormi fisicamente, però un po' bisogna vincere presto, perché anche gli allenatori vengono giudicati un po' presto, capisci? Credo che sia questo. Poi non ho una conoscenza del settore giovanile così approfondita per dire che questa è la verità, però è incredibile che a parità di campi imborghesiti non si capisce perché l'Italia non va dai mondiali da... Sai qual è il problema? Si sono imborghesiti i campi, ma non i piedi. Il piede è rimasto... No, il piede si è indurito, si è infeltrito il piede. Però settore giovanile, allora io adesso tiro fuori questo. Urrà Juventus, signore e signori, sempre dalla borsa di Mary Poppins, hanno
89-90 non c'è scampo. Faccio finta anche di non leggere. Esatto. Ok. Allora, 90, gennaio Per forza. 1990. Sapete perché? Perché questo ha a che fare con il tuo essere un ragazzo con la gioia di giocare a calcio. E tanti con la capelli, gioia- vogliamo dire. Tanti capelli, con la gioia di essere juventino e di giocare nella Juventus. Raccontaci un attimo, mentre cerchiamo le foto, Eccole qua, la guarda. tua esperienza nel settore. Eccoti qua. Ah, da che roba. Nei Vogliamo beretti- far vederlo Vediamo, certo. agli ascoltatori. Vai, fallo tu. Però io non vedo. Allora, Da aspetta, sinistra- aspetta. tengo io, guarda, tengo io sono, e tu- sono questo, lo so che è incredibile. Incredibile. Poi è incredibile vedere me e me dietro, è una cosa sì. di un dolore. È un clash, È un clash. E soprattutto io ci tengo in questa foto, al di là del fatto che io mi ricordo i nomi di tutti e cosa, ma ci tengo a far vedere lui, che è Nenè. Nenè, certo, l'allenatore. Grandissima persona, grandissimo personaggio, cioè il personaggio di un racconto di Soriano, perché Nenè era giocatore brasiliano che ha vinto lo scudetto col Cagliari nel 70, Certo. forse una delle 2 o 3 più grandi imprese della storia del calcio mondiale, che ha giocato con Gigi Riva, ecco. E lui faceva queste cose, per esempio, su questa maglietta bianconera, lui aveva tutte delle sue teorie su come si deve coltivare l'armonia dentro un gruppo. A proposito di rituali A proposito di e rituali, di razionale. prima di entrare in campo ci spruzzava sulla maglia, sempre sulla striscia bianca delle maglie bianconere, Ok. ci spruzzava dell'alcol vero, rosa, per cui noi entravamo in campo, a parte storditi, Perché? perché per fare il cuore freddo, per evitare che arrivassero maligne influenze sul cuore, che fossimo fermi e forti. Però eravamo fermi e forti e embriaghi, perché comunque c'avevi sta cosa rossa, per cui facevi l'appello e dicevi il nome di un altro, Claudio. E poi era impressionante perché entravamo in campo e tutti vedevano sta macchia rossa come se ci avessero sparato. È una cosa incredibile. È una cosa che ha a che Incredibile. fare con delle sue strane macumbe, con delle sue idee meravigliose, da personaggio di Soriano. Ma ti dico Ma come un'altra. si fa a non essere Lui ci nostalgici? diceva mangia la cibia, cioè mangia la tibia. E poi soprattutto lui non ci faceva giocare a carte e a stecca, a boccette in ritiro, Ok. perché semina zizagna. Semina zizagna. Sì, perché uno poi litiga a carte, c'ha stronze e cose, e in campo non ti do la palla, capito? Questo era Nenè. Non solo naturalmente, uomo straordinario di calcio e un uomo di una poesia veramente da racconto sudamericano. Te lo dicevo prima, non ti fermerai mai su questa cosa qua, infatti andiamo avanti, ma come si fa a non essere nostalgici di certi personaggi che comunque aggiungevano qualcosa a livello di racconto? Cioè l'irrazionale, questo elemento qui del calcio, soprattutto per te che eri un trequartista, è evidente che ci debba essere. Devi essere un po' matto per inventare le cose, per vedere lo spazio dove lo spazio non c'è, per correre nudo in mezzo al prato. Quella avevo già 40 anni. Vorrei, però, l'altro personaggio che abbiamo citato, Gerry Cavallo. Oh, ragazzi, di Gerry Cavallo. Gerry Cavallo, Dov'è? Allora, Gerry facciamolo Cavallo bisogna vedere. fare una puntata Allora, solo aspetta, su Gerry. Trova un attimo Gerry la foto. stava se in riusciamo. Primavera. Eccolo ok. qua, ragazzi. Gerry Cavallo. È il secondo. Il secondo, Gerry Cavallo, eccolo qui. Gerry Cavallo. Chi è Gerry Cavallo? Allora, Gerry Cavallo era il mio compagno di stanza in pensione. Mhm. Dove stavate? Via per Tarino, Corso San Maurizio, Ok. una traversa. Di Torino, ovviamente. Sì, sì. Giocatore straordinario, sublime, mancino, pazzo, diciamo non con un fortissimo senso della disciplina, era proprio un ribelle vero. Poi un giorno chiedeteglielo a lui, perché non vorrei, però lui ha una storia sul suo esordio in Serie A mancato che è un capolavoro assoluto, e io gli volevo proprio bene, perché comunque gli davo corda, e lui non ha mai esordito in Serie A, ha fatto il calciatore per tanti anni nelle serie minori, in Serie C a Brindisi e cose, e poi è stato capitano del Pisa. Giocatore fortissimo, solo che credo, poi dovete chiedere a lui, che appunto non fosse molto addomesticabile. Credo tecnicamente poteva giocare in Serie A. Su questo non c'è Ma dubbio. non aveva il mindset. Chi lo sa, poi non lo so, poi me lo sono un po' perso e l'ho rincontrato e ci siamo risentiti 3-4 mesi fa grazie a Sergio Brio, che lo sente ancora, e per cui io adesso Gerry ci mandiamo dei messaggi. Io se avete tempo e cosa, è una persona che, a parte che è juventino come noi, e ha dei racconti di campo secondo me eccezionali. A proposito di mondo narrativo, cioè tutta la serie C degli anni 90, secondo me, beh, lui era l'idolo di Brindisi.
Vattene a far raccontare che cosa vuol dire avere la tifoseria del Brindisi. Sono personaggi che rappresentano molto. Cioè lui mi ha detto, se tu vai a Brindisi e stai un po' in difficoltà, di che mi conosci. Il cugino serve sempre, Esatto, il cugino serve sempre. C'era una cosa che a un certo punto, alla fine degli anni '80, andava un po' di moda, che era una palletta come con della sabbia dentro, che si chiamava hacky sack. Hacky sack. Ok? E io e Jerry... Per fare i muscoli. No, era per palleggiare, perché la fermavi, le cose. E io e Jerry dalla sede di Piazza Crimea facevamo tutto, ci facevamo lasciare davanti a Porta Nuova e facevamo fino a Corso San Maurizio, tutta via Roma, palleggiando in mezzo alla gente. Pensa alla malattia, pensavamo solo a quello. E Jerry, è una cosa che non dirò mai questa, Jerry, io me lo ricordo acquazzone a novembre a Torino, ok? Non a un Inverno. E lui nudo, con gli slipponi, per strada a palleggiare, felice della pioggia. Torna al tema del nudo. E forse questo ci univa. Senti, però questi sono i momenti in cui eri giovane, dai, eravate giovani e spaccavate tutto. E quando hai capito che invece il mestiere, il sogno del calciatore non sarebbe più stato tuo? Io lì spaccavo tutto relativamente, perché lì mi è venuta, siccome è la prima volta che mi sono allenato, cioè sono andato in una squadra professionista e mi sono allenato, ho fatto il ritiro. Io in ritiro dopo 2 mesi, anche per tante altre ragioni, secondo me anche psicosomatiche, chiamiamole, mi è venuta la pubalgia. Mm-hmm. Che io consideravo un segno di predestinazione, perché il francese aveva avuto la pubalgia. Il francese è sempre Michel Platini. Allora, Platini, i primi ai tempi erano 30 le giornate di campionato, erano 16 squadre. Il francese nel girone d'andata fa 4 gol con la pubalgia, guarisce e ne fa 14 nel girone di ritorno. Per cui la pubalgia è veramente una cosa che ti fa perdere quella frazione di secondo, per cui da fenomeno a pippa è un attimo. È un attimo, perfetto. E mi ricordo anche, perché poi prima abbiamo visto guardandolo, ho visto la foto del massaggiatore dei tempi, che quando mi doveva fare dei massaggi nella zona, diciamo, della pubalgia, esattamente, nella zona della pubalgia, mi chiedeva sempre di spostare il presepe. Bellissimo. Che è una cosa che io ancora dico, stupendo, ancora faccio. Meraviglioso. E poi mi faceva queste iniezioni perpendicolari, è una cosa di un dolore difficile da... ti infilzava. No, perché poi in ritiro mi sono preso la schisi, per cui mi faceva le iniezioni di vitamina B12, che erano praticamente dei sanpietrini, per cui me ne sono successi di tutti i colori, perché il mio corpo si adeguava a un tipo di allenamento più intenso. Per cui in realtà è stato un incubo, ho giocato pochissimo, stavo sempre male, però ho detto, cavolo, il francese Michel Platini ce l'aveva anche lui. Ce l'aveva. È stato per via della pubalgia che hai capito che quella cosa lì non sarebbe andata avanti. Poi hai giocato ancora, sì, comunque. No, poi ho giocato ancora, poi sono tornato e ho come giocato... sei diventato poi attore? Cioè, qual è stato lo switch? È la stessa cosa. La stessa cosa. Io poi sono tornato... Play. It's all about playing. Certo. Exactly. It's small talk, bro. Small talk. Esattamente, no, ma adesso, a parte scherzi, è così. Io voglio rivedere. Gasman era un grande giocatore. Sì, di pallacanestro. Cioè, io quel poco che ho imparato del mestiere dell'attore l'ho imparato in campo. Cosa ti ha insegnato il campo? Perché se tu ci pensi... Prova a raccontarci cosa ti può insegnare il campo da giocatore. Il campo ti insegna, uno, ad avere chiarissimo, come analogia col mestiere dell'attore, uno, ad avere chiarissimo qual è il tuo obiettivo. Lo ritiro? 2, sapere chi sono i tuoi compagni. E poi c'è quel rito che è lo spettacolo, che è un tempo, intervallo, un altro tempo, come a teatro, e ci sono le prove durante la settimana, che sono gli allenamenti. E quel tipo di disciplina, e non dimenticarsi mai, cosa che mi hanno insegnato in America quando studiavo da attore, che tu sei come gli altri, cioè non ce n'è. Poi il mio presidente che soffriva, quello con i baffi, che parlava di sesso e cose, diceva, poi data la palla a Sermonti, però è una cosa che lo faceva soffrire tantissimo, però quel senso di muoversi come un corpo collettivo. Io le cose belle che mi sono successe nella vita sono sempre state collettive. La squadra è una... Io ero troppo fragile per fare io giocavo a tennis anche, ero bravetto, avevo il fisico da tennista più che da calciatore, però ero troppo fragile per fare attività da solo, non reggevo. Invece farlo insieme, cioè io mi ricordo... mo ti dico che cosa ho sognato di epitaffio, tra l'altro. Allora, il mio epitaffio l'ho sognato 1 anno e mezzo fa. Sogni tantissimo. Ho sognato che il mio epitaffio, che sarà veramente così, cioè deciso? Se io muoio domani o fra 60 anni, ci sarà scritto Pietro Sermonti 1971-2068, non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui. Bellissimo. Io questo l'ho sognato. Bellissimo. Ok?
Per cui io so, e questo cioè, le poche cose di cui, come dire, mi sono contento di me, è che io so che per esempio io esultavo quando segnavo e quando segnava la squadra nello stesso modo. E quella specie di orgia pogante ai gol, quella era la cosa più bella della mia vita. Ma da dove arriva questo senso di leadership nel gruppo che hai anche con questa restituzione? No, io non ce l'avevo per niente. Non ce l'avevi? No, io ce l'avevo, era una leadership più tecnica in campo, io non parlavo. Però questo tuo atteggiamento nei confronti degli altri in realtà è un segno di leadership, perché capire come stare nel gruppo poi sulla lunga significa essere leader. Però sono cose che capisci col tempo, facendo molto lavoro su di te e le sviluppi un po' più grande. Io poi infatti continuo a fare un lavoro che si svolge sui set in cui c'è una troupe, cioè siamo in tanti e mi hanno insegnato che ognuno è importante come gli altri, che ognuno quando c'è una scena, sì è vero, l'attore è la punta dell'iceberg, ma ci stanno costumisti, truccatori, quelli dei camion che vengono la mattina, i scenografi, per cui rispettare il lavoro di tutti sempre. Ma questa è una dimensione, vorrei dire una parolaccia politica dello stare al mondo mia, però ecco, io so quanto mi ha permesso di scavallare l'adolescenza e di arrivare, diciamo, ai 21-22 anni, perché veramente barcollavo quella adrenalina di quella mandria vestita uguale. La gang. Sì, io ho deciso di fare il calciatore quando ho visto Marco Tardelli l'11 maggio dell'82, un pochino esultare al gol con la Germania, ma proprio una cosa così. Allora io ero davanti alla televisione, ho visto quel signore Viola, dopo aver fatto un gol tra l'altro capolavoro, che si alza con l'esterno sinistro e cosa di tacco Scirea dentro l'area, ho visto quello e io avevo 10 anni e ho detto io voglio fare quello, io nella vita voglio fare quello, perché io avevo proprio bisogno di quello. Lui faceva esattamente quello. Io ho scritto delle cose in cui c'è questo che piange dentro, adesso c'è un aspetto, però cioè siccome il calcio io sono stato anche quello e l'ho attraversato quando ero piccolino, per cui quando ti formi per me è centrale, quella cosa lì ho proprio sentito che era la cosa che mi consentiva di fare quello che mi consentiva, che mi permetteva di stare al mondo e di esprimerti, di sopravvivere, ma di sopravvivere è una questione di essere. Senti, abbiamo detto questa parola qui, questo verbo che è play. Allora io vorrei giocare un po' con te. Ho delle frasi, ok, del già citato Stanis La Rochelle, il personaggio che ha interpretato in una famosa serie TV Boris, che è ovviamente una delle tante cose che hai fatto, una delle cose più note che hai fatto. Perché vogliamo citare queste frasi in questa esatto. Qual è l'attinenza tra Stanis La Rochelle e la Juventus Football Club? Capiamo se c'è. Io ti dico delle frasi che il personaggio ha recitato. Quindi tu dici delle frasi di Stanis. Di Stanis, okay, esatto. Me le dici tu. Te le dico io e tu mi dici a quale calciatore le associ. Va bene? Partiamo. Non siatemi. Non è facile questo, possiamo dirlo? Non è facile. Non è facile. Io poi le dico, cioè potresti dirle tu, sì, però sì, però dille tu che allora, non siatemi italiani che oggi spacchiamo tutto. A chi l'associamo? A Chiello. A Chiello. Ok, perché in passato dici in passato perché anche io Los Chiello l'ho Angelino. sempre visto un legionario romano di Asterix. Cioè l'ho sempre visto, c'ha proprio una faccia incredibile. Ce l'ha. Sì, Chiello mi fa venire in mente quello, perché Chiello è il giocatore fisico fortissimo, con un senso del gruppo totale e con quella cosa da legionario con gli scudi di non prendere gol. Sì, la guerra ma la lealtà anche. Sì, una lealtà anche, come dire, scorbutica, storta, però sì, mi fa venire in mente l'italianità, mi fa virtuosa. Ci sta. Prossima. Tu vuoi improvvisare? No, perché mi mandi a nozze. Ragazzi, leggere le frasi di Stanis La Rochelle di fianco a Pietro Sermonti è durissimo. Questa poi l'altro non me la ricordavo. Allora me la puoi ridire questa? Allora, leggila tu, vai. La seconda. Tu vuoi improvvisare? No, perché mi mandi a nozze. Ah, questa mi segna, dice a martellone. No, a martellone. Tu vuoi improvvisare? Vediamo un meraviglioso anarchico. Ma guarda, in realtà non è un anarchico, però mi fa venire in mente Carlito Tevez. Sì, che è un giocatore che io ho amato come se avesse giocato 22 anni alla Juve. Ne ha fatti 2? Sì. Io ero dietro la porta a Dortmund quando al ritorno vinciamo 3-0 dopo aver fatto 2-1 in casa. Io ero dietro la porta e ancora stavamo bevendo e non ci eravamo ancora praticamente sistemati quando lui tira quel missile da 25 metri sotto il 7 da fermo. Clamoroso. Che giocatore. Mamma mia. Madonna mia, che giocava con la lametta sotto la lingua. Noi eravamo sicuri. Che giocatore, incredibile. Allora, sento puzza di capolavoro, anche di pesce, ma soprattutto di capolavoro. Questo ho detto io. Sì, Stanis. Il gol di Del Piero con la Fiorentina.
Del Piero. E la puzza di pesce in che senso? No, il pesce, no, perché ho sentito puzza di capolavoro. Il pesce... Cioè, non capivo. Va bene. No, c'è un giocatore che si chiama Spigola, no? Okay, no, a capolavoro ho visto perché ero allo stadio, subito il gol d'esterno di Del Piero contro le leggi della fisica. Ecco, se posso, quello è il gol che mi ha fatto innamorare definitivamente, perché ero piccolino quando è accaduto, perché Del Piero è stato, per quelli della mia generazione, dell'85, okay. Per la mia generazione è stato colui che ha riacceso una macchina la cui traiettoria poi era secondo me impensabile all'inizio, nel senso che è stato molto di più di quello che poi uno si potesse aspettare. Allora ti voglio dire che quel gol lì è stato fatto con la Fiorentina, noi perdevamo 2-0, fa doppietta Luca Vialli, Certo. Luca Vialli segna per noi e noi partiamo, siccome le partite erano le 2:30, noi partiamo da Roma in 5 con la Y10, vi garantisco che la Y10 è un po' più grande della Smart, 5 alti come me, enormi, partiamo alle 5 di mattina con la Y10 facendo cose, lasciandoci un po' andare, vediamo la partita e noi ci siamo addormentati in un autogrill al ritorno, ci hanno trovato la mattina dopo. Trovati 5 ragazzi enormi. Ci hanno bussato perché noi eravamo lì enormi. Sai quelli che fanno il record di quanta gente c'entra in una cabina telefonica? Certo. Noi eravamo lì tutto appannato perché avevamo cantato talmente tanto al ritorno. A un certo punto ci siamo fermati, un po' di stravizia, avevamo bevuto una cosetta, per cui ho detto danniamo. Così, e ci siamo fermati e ci hanno bussato, ma eravamo tipo a Bologna, ma una cosa meravigliosa, alle 3 di mattina pensavano che fossimo morti e invece eravate vivi e felici. Eravamo vivi e felici. Avevamo il sorriso di De Niro alla fine di C'era una volta in America. Andiamo alla prossima. Ho un brutto presentimento, sì, è come una sensazione di fine. A volte la vita ti manda dei segnali e noi dobbiamo essere in grado di captarli. Questo il gol di Casemiro mi viene però deve essere nostro, deve essere Juventus. Gigione nostro. Gigione è il gol che prendiamo il secondo col Real, è un gol stranissimo che capisci proprio che non c'è più. No. Io peraltro sono lo dico proprio, sono proprio uno dei momenti più belli della mia vita, che io sono riuscito a dare la mano a Gigione quando fa il giro d'onore sotto il diluvio. Bellissimo. Poi in realtà ha continuato altri 11 anni a giocare. Sì, per fortuna. Ha sempre rinviato la fine. Quanto lo amo Gigi Buffon, tu non lo sai. Cioè Gigione che contro lo Spezia, campione del mondo, esulta perché noi giochiamo, fa gol Nedved all'ultimo minuto in Serie B, espulso Gianni Chedda, partita di sofferenza inumana, pareggio di Pavel Nedved all'ultimo minuto e l'esultanza di Buffon che aveva vinto il mondiale. Ecco, Buffon è uno di quei giocatori che sei proprio felice di essere juventino, insomma. Sì, perché poi con ecco, lui non lo posso mai conoscere io. Cioè lui sarebbe un mio amico anche perché è coetaneo praticamente. Però lui non lo posso conoscere perché lo amo. Voi over 70, diciamo. Sì, cioè, che fa? Gli baci le mani a una persona è brutto. No, infatti va lasciato così nell'Olimpo. Ti leggo l'ultima. No, ma guarda chi c'è. Ma tra l'altro non riesco, non posso farla sta cosa. Mi ero dimenticato del più grande di tutti. Allora, come stai? Tacci tu. Cazzo sei? Ah, perfetto. Vabbè, il più grande di tutti il mio più grande di tutti è il francese, per forza. Lui. Per forza. Che poi, ma questa è seppia. Sì, però che tu gli hai detto nella famosa sauna, gli hai detto, ma tu cazzo sei? No, non gliel'ho detto perché non riusciva a parlare. Non riusciva a parlare. Ma cos'è questa cosa? Spieghiamo. Perché lui aveva... No, adesso sembra che sono andato in sauna. No, lui all'inizio degli anni '80 aveva aperto una scuola che si chiamava Grand Stade, e una scuola di calcio e di tennis con Noah. Siccome il mio idolo da tennista era Noah e quella cosa, ho detto, questi hanno aperto una scuola insieme. Vado. E c'ero andato un mese, mi ricordo, e lui era sbalordito perché di solito ci andavano 4 giorni, invece mi avevano proprio lasciato forse 5 settimane, lui non ci poteva credere. Però questo l'ho messo pure sul mio curriculum di attore. Una delle cose di cui sono più orgoglioso nella mia vita è che c'era un concorso in cui si vinceva una televisione Thompson, e si battevano le punizioni, c'erano dei triangoli di legno sugli incroci di pali rossi, e chi prendeva più incroci e io ho vinto davanti al francese con le sagome. Sono soddisfazioni quelle. No, questo è il mio Oscar. Questo è il flex della vita. Senti, vorrei fare un altro gioco su questo. 5 calciatori della Juventus degli ultimi 20 anni, diciamo così, che tu devi associare a un attore e un'attrice, magari i tuoi colleghi, sarebbe figo. Partiamo da quello che hai detto. Carlitos Tevez. Il primo che mi è venuto in mente è anche se non era De Niro in Taxi Driver.
Wow. Per la sua pericolosità, cioè, no, quella di De Niro reale, del personaggio di De Niro, di Travis. Carlito invece, noi con i miei amici, quelli con cui stavamo in macchina e cosa, noi ci immaginavamo, siccome lo vedevamo che aveva uno strano spazio sempre intorno, che lui avesse questa lametta sotto la lingua che nei calcio d'angoli faceva vedere. Sì, sì. Eppure la prendeva, perché diciamo, perché non gli stanno vicini? Si allontanano. Quanto menava. Sì, mi viene in mente lui quando con la cresta, quando si guarda allo specchio. Così. Un caposaldo del centrocampo vincente. Sì, Pirlo è infatti il maestro, si può fare anche lui. Io stavo pensando ad un altro nel suo prime, come si dice, Arturo Vidal. Madonna Arturo, madonna, quanto ti ho amato Arturino mio. Vincent Cassel nell'odio. Perfetto, ci sta. C'è quel tipo di non esattamente durezza. la stessa carnagione. No, non la stessa, però durezza sì, tough life. Sì, a Roma si diceva che non mi devi perfetto. Sì. Allora facciamo un altro invece, ovviamente, per non citare. Però che giocatore, perché che quella giocatore, cosa. certo. No, ma nel senso tecnicamente, perché uno dice quello mena cosa, corre, ma quello è un giocatore tecnicamente sublime, vabbè. Te ne cito un altro. Igor Tudor, il mister. Allora, non può che ricordarmi, perché io mi sono fatto fare la maglietta, uno dei forse 3-4 più bei personaggi che sono stati inventati nella storia dell'audiovisivo, che è Igor di Frankenstein Jr., che come Igor Tudor, come noi due, è anch'esso gobbo. Certo. Per cui vogliamo dire che Igor di Frankenstein Jr. è il più grande juventino incontrovertibile. È il prototipo del bianconero. Sì. Ecco, Tudor è un po' più piacevole, diciamo, come aspetto, però penso solo ad Igor. Gleison Bremer mi mette un po' in difficoltà, perché mi costringe a fare una cosa molto italiana, cioè a fare una cosa un po' autoreferenziale, perché incredibilmente Gleison Bremer mi fa pensare a me. Ma perché? Perché io ho appena finito di girare la seconda serie di una serie per Prime che si chiama Gigolò per caso con De Sica, e in quella serie io mi chiamo Alfonso Bremer. Non casualmente. No, in quella serie c'è questo librone che è il metodo Bremer, che ci viene rubato, per cui tutto ruota intorno a questa bremeritudine che io ho proposto a Prime, e loro mi hanno detto va bene. Nella serie ma loro sapevano chi fosse Bremer? Evidentemente no. O forse sì, e per quello hanno detto certo. Però secondo me, perché io poi ho fatto una serie sempre per Prime con Lillo, che si chiama Sono Lillo, in cui io facevo il suo agente e mi chiamavo Sergio Locatelli. Non casualmente. No. Lo sapevano? Chi lo sa? Certo, Locatelli è un po' più vaga come cosa. Bremer è un po' più. Adesso esce più specifico. Adesso esce una serie. In questi giorni sta uscendo una serie per Netflix in cui io mi chiamo Luigi Gatti. E anche lì, fra i tanti nomi. Gatti è un nome molto, molto. Sì, ma Rossi è più diffuso. E adesso stavo parlando mentre venivo in treno col regista di una cosa che dovrei fare, che mi ha detto che il mio personaggio ha un cognome che non è modificabile. E io gli ho detto, però allora come minimo io mi devo presentare e si deve raccontare che io mi chiamo Igor. È chiaro. Questo è, diciamo, per capire il mio approccio professionale. Diciamo che la Juventus è porosa. Abbastanza. Nella tua vita. No, poi me lo fanno fare, questa è una cosa. Adesso dopo questa. Ma io ritrovo dei bellissimi nomi e dei bellissimi cognomi. Alfonso Bremer, sognavo una roba, siccome mi hai detto prima ecco, se io riuscissi a far chiamare un personaggio Vincenzo Calulu, sarebbe. E allora lì smetto. Allora, facciamo invece adesso un trequartista come te. Ok? Sì. Lo so che Zoppo. Però chi è sto trequartista? Allora, a questo punto Michel Platini, visto che l'abbiamo detto, ripetuto, il francese, chi potrebbe essere a livello attoriale? Il francese a livello attoriale ti dico chi è. È Peter Sellers nella Pantera Rosa, ma se non altro perché parlavano uguale e perché era un genio. Peter Sellers per me è il mio attore di riferimento, perché aveva una ironia che inconsapevolmente era tragica, perché la Pantera Rosa è una cosa che mi lega al mio babbo e mi ha fatto impazzire, e perché parlavano tutti e due così, la Juve, perché c'è la macchina, la Juve. Quanto ha vinto con l'Inter? 2-0. Sta peccato. Che bello. Sì, però sì. E tra l'altro, mentre io dicevo che il personaggio di Igor è uno dei più grandi, l'altro a cui io pensavo, di personaggi che io avrei sognato di fare, ma che vengono veramente dal genio di chi l'ha inventati, è Keto, che è l'assistente cameriere e quello che lo corca di botte di Clouseau, che ha come consegna di aspettarlo a casa.
ok? E Clouseau gli ha proprio detto: Cheto, se io entro a casa un giorno e sono stanco e ti dico oggi no, tu non mi devi dare retta, e il suo compito è che quello torna a casa e lui lo corca di botte e ogni volta farà credo 180.000 euro di danni, gli sfonda casa, lo corca di botte tutte le volte. A me quella mi sembra una invenzione Stupenda. stupenda. Facciamo l'ultimo, visto che passiamo da un storico numero 10 ad un nuovo numero 10. Yildiz, Kenan. Kenan è DiCaprio. È DiCaprio di Romeo e Giulietta. Kenan è bello. Kenan vuol dire stella, peraltro. Certo. Kenan è bello, è sorridente, sì, lo associo al DiCaprio giovane di Titanic. Sono tutti e due film, in quelle storie non finiscono benissimo, però se noi togliamo la trama, esatto, rimane la fascinazione. Sì, però io quel ciuffo lì, sì, quel carisma di bravo ragazzo gentile che fa innamorare, peraltro capace anche di giocate, cioè ragazzo importanti, certo. Sì, anche perché se a 19 anni ti danno la 10 della Juve, insomma, tanto scarsano. Però a me piacciono molto quelli che si portano la pressione addosso sorridendo. Il francese da quel punto di vista lì era un genio assoluto. Lui rideva in campo, ma senza deridere, rideva quando gli arbitri sbagliavano, e lui fa la cosa più bella l'8 dicembre dell'85 quando gli annullano forse il più bel gol, uno dei più bei gol della storia del calcio con l'Argentinos Juniors a Tokyo nella finale intercontinentale. Lui si sdraia per terra con la mano, si mette a applaudire, tra l'altro annullato per un fuorigioco di Serena. No, ma come puoi? Certo. Per cui e soprattutto io, per esempio, quando giocavo a pallone non ero proprio capace. Cioè io in campo diventavo tetro, cupo, diventavo un personaggio di Chekhov, insultavo tutti gli arbitri, le cose, cioè ero proprio. Infatti l'ultima partita, diciamo, di un certo livello che ho giocato l'ho finita espulso perché ho detto al guardaline di inserirsi alla bandierina, sì. Nella zona del presepe. Però mi ricordo la civiltà dell'arbitro che mi disse, dandomi di lei, signor Sermonti, può andare a farsi la doccia. E io gli ho risposto: siamo d'accordo. Questa eleganza. Perdevamo 3-0. Senti, allora, nel ringraziarti per essere stato qui grazie con a voi, noi, stavo bene, grazie. E nel ricordare che c'è un podcast in cui racconti la tragedia dell'Eisel, un podcast scritto con Ettore Mengozzi e Francesco Bozzi, disponibile su One Podcast, e nel ricordare che c'è anche un'opera qui vicino, qui alla Continassa, dedicata proprio alla tragedia dell'Eisel. Vorrei chiudere questa puntata di At Small Talk con il nostro rituale, perché abbiamo giocato, no, Leonardo DiCaprio, Kenan Yildiz, quindi il salto fra generazioni, il salto fra epoche. E questa è la foto che tu hai lasciato qui per noi. Me l'ero dimenticata. Perché erano tanti anni fa quando in qualche maniera. E qui si piange. Allora ti chiederei di farla vedere alle camere. Ma non puoi farla vedere te, perché se io faccio vedere questa e poi ci sono io dietro è veramente. Ok, faccio io. È l'ellissi dell'inizio di Odissea nello spazio 2001, quei 2 milioni di anni. Quando lancia l'osso. Faccio io, però tu devi essere colui che su questa foto manda, scrivendo ovviamente, un messaggio alla persona che vi è ritratta. Questa è la foto, eccolo qua, un Pietro Sermonti incredibile, giovane nel suo momento Yildiz, è un po' Yildiz in effetti, nel tuo momento Yildiz, quando appunto hai giocato nella Beretti della Juve nell'anno. Tu non sai quanto mi sentivo trasgressivo io, perché mi ero tagliato i capelli così, per farti capire che anni erano. Cioè, per me questo era un momento in cui ero punk. Dove ho messo il gel avrebbe cantato. Sì, capito? Cioè a me mi sembrava, detto, oddio, ho fatto proprio il matto, guarda che capelli. Però è stupenda questa foto, cioè, la tua storia veramente è incredibile. Tu sei un grandissimo attore, sei uno juventino incredibile, e anche questo passaggio che magari non è stato il migliore, cioè non lo ricordi calcisticamente perché sei anche un calciatore, come la cosa più bella della tua vita. Man, io guardo questa foto e piango, perché tu hai fatto la cosa che io avrei voluto fare tutta la vita. Quindi ti chiedo, se puoi, di lasciare un messaggio a quel giovane Pietro Sermonti, alla giovane versione di te. Che cosa gli scriveresti? Gli posso scrivere? Scrivi quello che vuoi, poi lo leggi. Tu scrivi e poi lo leggiamo. Ci metto un po'. Vai. Intanto c'è il montaggio. Eccolo qua, leggila, anche perché l'abbiamo già detta, ma è giusto rileggerla. Non tirare in porta se un compagno è piazzato meglio di te. Questo è il mio testamento politico estetico.
sportivo. Grazie a Pietro Sermonti, è ancora vivo, anche se l'epitaffio sognato è ancora qui con noi. Grazie mille, è stata una chiacchierata bellissima. Grazie mille. Grazie davvero. Grazie a tutti, forza Juve.